Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'oggi siamo qua a presentarvi questo nuovo sistema Fly Deck System di Pilosio, un sistema sospeso fatto apposta perché deve operare in sospensione e in particolare su ponti, viadotti e gallerie. Ve lo presento brevemente, è un sistema nuovo, come si può dire, messo a punto in 3 anni di attività intensa, circa 300 viadotti montati e ponti, attualmente montati, oggi siamo a ottobre 2022, attualmente montati circa 70, quindi un sistema che ha già, come si può dire, già stato collaudato e ha già dato ampie garanzie di risultato. I risultati che si ottengono con questo sistema sono a dir poco strabilianti, in quanto non solo come struttura sospesa, ma in quanto è l'unico sistema ad oggi conosciuto e riconosciuto che è in grado di circuire le pile. Poi pian pianino vi faremo vedere e pian pianino spiegherò cosa vuol dire. Andare attorno alla pila e un pulvino oggi è diventata una priorità, in quanto questo sistema ci consente di non interrompere la viabilità stradale e autostradale e ci consente inoltre di non creare corsie ridotte e quindi la fluidibilità del traffico. Davvero qualcosa di notevole vi sto per presentare. Diamo intanto il via ai nostri ragazzi che ci stanno aspettando per pian pianino farvi vedere cosa succede, come funziona questo nuovo sistema. Prego ragazzi, cominciamo pure. Lo faremo vedere solamente in fase di montaggio, perché lo smontaggio non è altro che il contrario del montaggio, quindi molto facile. Qui siamo in una rappresentazione fieristica, appunto al Bauma a Monaco. Abbiamo, come si può dire, adattato sia la struttura che le attrezzature allo stand stesso. Come vedete stanno inserendo una trave, questa è la prima fase, l'inserimento della trave per poter continuare, per poter andare in avanzamento. Dopodiché, inserita la trave, si passano con questi rapidi sistemi di aggancio. Questa rapida spina è stata anche questa ideata e brevettata da noi, è una spina speciale, un perno elastico, poi ve lo farò vedere nel dettaglio tra un pochino. Intanto vi spiego come funziona e cosa sta succedendo. Anche in questo caso il nostro operatore aggancia la trave in modo molto facile e sicuro. Come vedete sono tutti agganciati, la facciamo scorrere in questa guida ideata e creata da noi e brevettata e andiamo a metterla in linea proprio in questo modo con la trave. Aspetta un attimo, attraverso questo paranchino e l'aggancio della trave stessa qua dietro andiamo a metterla in linea, la infiliamo e poi con questo perno elastico, poi ve lo farò vedere nel dettaglio, andiamo a bloccarla con 4 perni elastici. Prego. Tanto che loro poi rifanno le operazioni di messa del piano di lavoro, vado a dettagliarvi cos'è anche la spina a perno elastico. Questi sono gli spinotti che normalmente usiamo per la giunzione delle travi e questa è la spina a perno elastico e questo è l'inserimento e l'estrazione. Non necessita di controspina, se si utilizzano gli spinotti originali Pilosio. Chi utilizza spinotti di altre marche e di altre tipologie è obbligato a mettere la spina, in quanto questo spinotto è stato creato apposta per questa tipologia di funzionamento. Intanto i nostri ragazzi stanno montando i piani di lavoro. In questo caso stiamo utilizzando piani di lavoro tradizionali, il più classico dei piani di lavoro stesso, il 180 x 50 cm, piano riconosciuto in tutto il mondo, come vedete con aggancio su tubo. Prego, adesso, ok, molto bene questa operazione. Noi abbiamo montato il piano di lavoro, la trave è tenuta sospesa dalla nostra guida Fly Rail. Questa guida è un'ampia portata, non c'è nessun problema, come vedete è sospesa tra motore e questo attacco, non ha nessun tipo di problema. Qui mi ci metto anch'io sopra, è peso abbastanza, come vedete il sistema è molto sicuro, gli operai sono in assoluta sicurezza, i montatori sono in assoluta sicurezza, agganciati dal sistema di trazione e di controllo. Il nostro bravo operatore ha simulato il foro sulla parte alta del nostro viadotto. Questo è come se fosse un viadotto e quella è come se fosse una pila, quindi ha simulato il foro sulla parte alta del viadotto, va a agganciare la catena sull'aggancio del tassello stesso. Adesso mette questo meccanismo
per sorreggere la trave e la va ad agganciare. Molto facile, molto semplice. Si aggancia con questo anello speciale, con questo aggancio speciale in dotazione ovviamente. Ecco l'operazione e la metti in trazione. A questo punto è la catena che sorregge il peso e non più la trave rail. Prego, scaricala pure così si vede bene. Come si vede la trave è completamente scarica, invece la guida è completamente scarica, invece la catena è andata in trazione, per cui il peso si è portato dalla testa della trave alla parte dell'aggancio. Stessa operazione dall'altra parte. Quindi abbiamo creato un ancoraggio a sospensione vero e proprio, fatto da catene e da attacchi. Ogni volta che si mette un ancoraggio in sospensione va, per irrigidire il sistema, adesso mi sto un po' inciampando, per irrigidire il sistema va messo un rompitratta, che lo vediamo qua, ma ne prendo uno così si vede anche un po' meglio. Facciamo questi rompitratta di tutte le misure, in questo caso 1 metro, loro invece stanno utilizzando i rompitratta da 1,80 metro, con un rapido aggancio, quindi quando serve si cambia solo il tubo e un semplice morsetto singolo. Anche qua con l'aggancio rapido, per velocizzare le operazioni laddove ci fosse da cambiare i tubi per farli a passo diverso. Come ben si sa, i piani di lavoro ce ne sono di tante misure, da 1 metro, 1,50 m, 2,07, 3,07, 2,57, tantissime misure, così come anche il 180. Messo i rompitratta, il sistema è assolutamente completo. Si continua le operazioni di allestimento di piani di lavoro molto rapidi, con l'aggancio sotto, in sicurezza. Visto che stiamo parlando di piani di lavoro, vi faccio anche vedere che noi in questo caso stiamo utilizzando delle travi da 25 cm, ma si possono anche utilizzare le travi da 45 cm, come si vede qua. Per adesso sgancio giusto per far vedere la situazione, ed è questo identico, quindi il sistema funziona per qualsiasi tipo di trave, e anche qua ovviamente agganci automatici e rapidi. Come si vede continuano le operazioni di montaggio dei piani di lavoro. A questo punto si possono sganciare completamente le due guide, si ritraggono per non avere diciamo tra le mani l'attacco, quindi si ritraggono e le travi stesse sono tenute in sospensione, come dicevo prima, sempre dal solito sistema. Continuiamo questa operazione. Nel frattempo avete visto che hanno messo la rete di protezione anticaduta, che non è obbligatoria, ma in questi casi è consigliata. Noi la mettiamo perché dà anche un senso di sicurezza. Può anche essere doppia, quindi raddoppiata con un'altra rete più fine in caso di polvere, e può anche essere ritratta fino a sopra per creare una schermatura. Stiamo lavorando completamente a sbalzo, come vedete, in assoluta sicurezza col gancio a trazione. Andiamo a fare il foro per l'ancoraggio successivo, montiamo la catena e montiamo il sistema di sospensione. Tutte operazioni molto semplici, molto facili, molto gestibili, tutti pezzi piccoli. Quello che è un po' più grande in alluminio, in questo caso stiamo utilizzando travi da 4 metri, ma per appunto l'effetto dello stand fiera, ma normalmente si utilizzano travi da 6 metri, i 4 metri si utilizzano per la partenza e poi si utilizzano travi da 6 metri per rapidità di operazioni. Sta facendo l'operazione di prima, quindi aggancio la catena, metto in trazione tutto e ritrago. Quindi adesso è andata completamente in carico la catena, non stiamo più lavorando a sbalzo. In questo caso ancora, ovviamente avendo fatto l'ancoraggio, metto il rompitratta che mi irrigidisce le travi, mi crea robustezza in tutto il sistema. Lo metto tranquillamente sul montantino e non sul tubo corrente, in quanto mi dà una resistenza maggiore, e da qui a poco le operazioni sono terminate. Tirerò sulla rete per completare il sistema e poi monteremo il parapetto. Nel frattempo vi spiego appunto come si procederà, finita questa operazione, come si procederà laddove io sia di fronte a un viadotto, di fronte a una pila e voglia superarlo e circuirlo, come dicevo prima. L'operazione è molto facile, molto semplice, non farò altro che prendere queste due travi, spostarle in questa direzione
così come sono state posizionate queste. Quindi andrò a creare il mio attacco. Questo attacco lo metterò qua, l'attacco superiore lo metterò qua, così come anche all'altra trave, perché devono essere sempre accoppiate. Fatto questo spostamento, messe in linea le due travi fly rail, potrò continuare in questa direzione, quindi potrò circuire tranquillamente e in tutta sicurezza la mia pila o il mio pulvino con un sistema pratico e, come detto, sicuro. Nel momento in cui ho girato la trave, come si vede, non avrò altro che la fly rail girata da questo punto e potrò andare a posizionare questa trave, quell'altra trave finché chiudo completamente il cerchio, e quindi a questo punto poi non dovrò far altro che procedere ancora in senso longitudinale rispetto al viadotto, ripetendo le stesse operazioni volte e volte finché arrivo alla fine della campata. E oltre, va detto anche che questi sono piani di lavoro, intanto loro ci montano il parapetto per farci vedere dopo aver spostato la fly rail perché impiccia un pochino. Va detto che queste sono travi tubo da 25, come dicevo prima, create da noi della Pilogio, ma si possono avere anche le travi tubo U con l'attacco tedesco, quindi potremmo anche, speriamo che si veda, sposto un attimino qua perché questo è un punto importante. Si possono avere appunto le travi U-tubo per poter montare anche i piani di lavoro di tipologia tedesca e altre tipologie, anche il sistema Peri col suo fermo impalcato, così come si vede, è un sistema creato e pensato con tutti gli accessori che poi vi presenterò. In questo caso abbiamo anche la trave in dimostrazione con il sistema Peri, quindi laddove qualcuno abbia e utilizzi questa tipologia di ponteggio abbiamo anche quello. Intanto i nostri ragazzi montano il parapetto per completare l'opera. Abbiamo diversi tipi di ancoraggio, diversi tipi di aggancio, diversi tipi di trazione. Ve ne faccio vedere alcuni. Questo è un aggancio ancora un po' più pesante, però dignitoso anche questo, un po' più particolare se vogliamo. Poi ci sono anche le ciglia di trazione per chi evidentemente usa questo sistema. Noi preferiamo quello perché qui il cemento durante le fasi di restauro o altro può entrare, quindi mettere un po' in crisi i meccanismi. E un altro sistema ancora con questi chiavistelli che per regolare ancora in modo centesimale la linea del piano di lavoro stesso. Altri accessori d'uso, così come avete visto prima, l'attacco per la trave da 25, c'è anche l'attacco per la trave da 45 che va in questo modo, e c'è anche l'attacco per le travi a U che è questo. Tanti accessori d'uso, poi qualche particolarità come il fatto che si possono brandizzare. Tutte le travi possono essere brandizzate con i nostri sistemi laser, quindi avremo questo effetto, devo dire, molto bello. Ovviamente in questo caso la scritta è Pilogio, ma si può ovviamente scrivere qualsiasi cosa, il vostro marchio, il vostro cliente, un regalo, come volete, qualsiasi roba si può andare a scrivere. I nostri ragazzi hanno completato le operazioni. Concludo dicendo che in questo caso, in questo particolare momento, vedete un sistema a trazione dritta, quindi come se fossimo all'interno di un capannone, all'interno di un stabile, quindi montare una sospensione dentro una piscina, in una chiesa, in qualsiasi posto dove c'è necessità di lavorare al soffitto. Invece in questo caso abbiamo il sistema a trazione a catena trasversale per i ponti e per i viadotti. Qui abbiamo simulato una trave di bordo di un viadotto col ponteggio laterale per poter lavorare sulla trave di bordo, appunto, quindi con la catena di trazione. Mi pare di aver raccontato abbastanza tutto. Il sistema è molto facile e semplice, ma ha anche tante piccole particolarità che spero di avervele raccontate. Mi pare che è tutto. Ringraziamo i nostri ragazzi per l'esibizione e alla prossima occasione.